Quando si scava nel passato, a volte ci si imbatte in cose che non si capiscono. È una sensazione che ogni archeologo conosce molto bene. Stai per provare anche tu questa sensazione mentre faremo un tour di misteriose scoperte di tanto tempo fa e da luoghi lontani. E inizia proprio ora. Molto tempo fa in Inghilterra qualcuno perse un torque d'oro incredibilmente grande. Nel novembre 2016 il torque fu ritrovato di nuovo da qualcuno con un metal detector in un campo nell'East Cambridgeshire. Questo torque a barra a 4 flange a spirale ha circa 3300 anni, il che lo rende un prodotto dell'età del bronzo. Gli storici non sanno spiegare a cosa servisse. La barra attorcigliata è lunga più di 1 metro, con terminali di 10 cm a ciascuna estremità che la estendono a circa 1,5 metri. Oltre ad essere il più grande torque a barra mai trovato nel paese, è anche uno dei più pesanti, con un peso di 732 grammi. Il famoso sito archeologico di Mast Farm si trova a soli 80.000 km da dove è stato trovato il torque, quindi è possibile che ci sia una connessione. Gli scienziati che hanno testato il torque dicono che è 87% oro e 13% argento, che è circa 21 carati d'oro nel linguaggio moderno. È un pezzo così sofisticato che gli esperti non sanno nemmeno dire come siano stati montati i collari circolari tra le barre e i terminali. Se fosse stata saldatura, non ha lasciato alcuna traccia visibile. La nostra prossima scoperta è quasi finita nella spazzatura prima che qualcuno si rendesse conto di cosa fosse veramente. È una rarissima mappa murale scozzese del XVII secolo. Ad un certo punto nel passato qualcuno l'ha appallottolata e l'ha infilata nel camino di casa ad Aberdeen, presumibilmente per bloccare le correnti d'aria. La casa è stata ristrutturata nel 2016 e il blocco è stato finalmente rimosso. A quel punto sembrava un mucchio di stracci anneriti. Il proprietario di casa l'ha buttata via, ma poi, mentre insacchettava la spazzatura, ha notato che c'era qualcosa di segnato sul tessuto. L'hanno portata alla Biblioteca Nazionale di Scozia, dove la verità è stata rivelata. Questa è una mappa del mondo realizzata dal famoso cartografo olandese Gerald Valk. È enorme, misura circa 2 metri per 1,5 metri ed è una delle sole 3 che si sa siano sopravvissute fino ad oggi. È stata gravemente danneggiata dal tempo trascorso nel cammino, ma dopo un meticoloso processo di 6 mesi di restauro da parte di professionisti qualificati, ora appare al meglio delle sue possibilità. Ci è voluto molto tempo agli archeologi per finire di scavare la nostra prossima scoperta. Hanno iniziato a lavorare nel sito di questa antica tomba a Luoyang, in Cina, nel 2009. Non hanno finito di lavorare nel sito di 2500 anni fino a maggio 2021. Considerando le sue dimensioni, non sorprende che ci sia voluto così tanto tempo. La tomba centrale è circondata da ulteriori 200 tombe più piccole e anche da una fossa di sepoltura piena di carri e scheletri di cavalli. Secondo gli esperti, il sito è una reliquia di un regno di breve durata e poco conosciuto chiamato Luhun. Se così fosse, questa è una preziosa istantanea della storia. Si pensa che Luhun sia esistito per soli 113 anni, tra il 638 e il 525 a.C. Ciò rende questa tomba un ritrovamento raro e prezioso, ma purtroppo non è in ottime condizioni. Ci sono estesi danni causati dall'acqua all'esterno della tomba e segni di una possibile rapina di tombe nel lontano passato. Non sappiamo veramente chi vivesse a Luhun, perché sia esistito così brevemente, o dove siano andate le sue genti quando il loro regno ha cessato di esistere. Frustrantemente questo sito non ci fornisce molte risposte. Tutti noi siamo a rischio di perdere i denti per una varietà di ragioni e se lo facciamo finiremo con le dentiere. Potresti pensare che le dentiere siano un'invenzione relativamente moderna, ma sono tutt'altro. Per averne conferma, tutto ciò che devi fare è guardare questo set di dentiere, che è stato trovato all'interno della tomba di una famiglia incredibilmente ricca a Lucca, Italia, nel 2016. Ci sono 5 denti nella dentiera, montati e tenuti insieme da una piastra metallica. Queste dentiere non sono come le dentiere moderne, però, perché un tempo appartenevano a una persona vivente. Esatto, sono denti umani. La tomba appartiene alla famiglia Guignighi e contiene i resti di più di 100 persone sepolte a secoli di distanza. Quindi identificare il proprietario delle dentiere è probabilmente impossibile.
È anche molto difficile essere precisi sull'età delle dentiere, ma è lecito supporre che non siano posteriori al XVI secolo. Sono straordinariamente sofisticate per qualcosa di quell'epoca, ma sarebbero state probabilmente scomode da indossare, non ultimo perché gli esperti pensano che il pezzo fosse probabilmente tenuto in posizione con una corda. Esisteva una rete culturale e commerciale che si estendeva per tutta l'Africa 50.000 anni fa? Alcuni archeologi e storici stanno iniziando a considerare questa possibilità dopo aver completato uno studio prolungato su antiche perline decorate di guscio d'uovo di struzzo. Si pensa che le perline siano gli ornamenti completamente fabbricati più antichi del mondo, tracciando differenze e somiglianze nel modo in cui le perline venivano tagliate, modellate e decorate. Gli storici credono di poter tracciare influenze creative che passavano da una regione all'altra e, in alcuni casi, le perline stesse che si muovevano su lunghe distanze come parte di scambi commerciali. Lo studio recentemente completato ha richiesto più di 10 anni e ha coinvolto lo studio di oltre 15.000 perline. Tra 50.000 anni fa e 33.000 anni fa, le perline nell'Africa meridionale e nell'Africa orientale sono diventate praticamente identiche, suggerendo uniformità di design e processo di fabbricazione. Alcuni esperti sono persino arrivati a suggerire che ciò dimostra che i residenti di queste due regioni così distanti condividevano le stesse idee culturali. Che ciò sia vero o meno, sembra che la connessione sia stata interrotta in seguito da un periodo molto umido che potrebbe aver creato brevemente una barriera geografica tra le regioni. C'è poco dubbio che stiamo perdendo innumerevoli importanti scoperte di manufatti archeologici perché sono intrappolati all'interno di relitti sul fondo del mare. Questo li rende difficili da raggiungere, ma squadre specializzate ci riescono occasionalmente. L'autorità israeliana per le antichità ha raggiunto il sito di 2 antichi naufragi al largo della costa di Cesarea nel dicembre 2021 ed è stata ricompensata con la scoperta di un intero tesoro di manufatti. I ritrovamenti hanno tra 600 e 1700 anni e includono una campana di nave, pezzi rotti delle ancore e una spruzzata di effetti personali, incluso questo splendido anello romano con gemma. L'anello è incredibilmente ben conservato ed è considerato raro perché l'intaglio sulla sua gemma verde è quello di un antico simbolo cristiano noto come il Buon Pastore. Raffigura un pastore che indossa una tunica e porta una pecora sulle spalle. Questo è uno dei primi simboli ampiamente usati in tutta la cristianità. Si pensa che la nave sia affondata per ragioni sconosciute mentre si dirigeva a Cesarea dall'Italia ed è ancora parzialmente sepolta nell'Imo sul fondo del mare. Potrebbero esserci ancora altri oggetti preziosi intrappolati laggiù. C'è stato un tempo in cui pensavamo di aver capito il cosiddetto disco celeste di Nebra. Gli esperti erano abbastanza sicuri che avesse circa 3600 anni e raffigurasse il Sole, una luna crescente e le stelle che compongono le Pleiadi. A partire da settembre 2020, tutte quelle teorie sono fuori discussione. 2 esperti dell'Università Goethe di Francoforte, in Germania, hanno concluso che è in realtà 1000 anni più giovane di quanto si sia sempre creduto ed è quindi una reliquia dell'età del ferro. Cambiare l'età del manufatto significa che anche le assunzioni astronomiche fatte su ciò che raffigura devono ora essere considerate obsolete. Ci sono anche nuove domande su da dove provenga il manufatto. È stato scoperto nel 1999 in Sassonia-Anhalt, Germania, ma il rame usato nella sua costruzione proviene dall'Austria e l'oro e il bronzo provengono entrambi dalla Cornovaglia in Inghilterra. Qualcuno si è dato molto da fare per realizzarlo, usando materiali raccolti da lontano. Ma se ci sbagliamo sulla sua età di 1000 anni, allora dobbiamo accettare che le stelle su di esso sono improbabili che rappresentino le Pleiadi. Cosa potrebbero rappresentare invece? Sfortunatamente, al momento non ne abbiamo idea. Gli scienziati in Perù hanno avuto una macabra sorpresa nell'ottobre 2021 quando hanno riesaminato una maschera mortuaria d'oro che era stata trovata in una tomba della cultura Sican più di 30 anni fa. La maschera, insieme ai resti scheletrici dell'occupante della tomba, era coperta da un tipo di pittura rossa. Si è a lungo supposto che la pittura fosse ocra rossa, che veniva usata in molte antiche sepolture in tutto il mondo per ragioni che non comprendiamo. Un'analisi chimica della pittura ha rivelato che non è ocra rossa.
invece, è una miscela di proteine di uova di uccello e sangue umano. La cultura Sican precede gli Inca in Perù, fiorendo tra il IX e il XIV secolo sulla costa settentrionale del paese. Hanno raggiunto il loro apice durante il X e l'XI secolo, durante i quali hanno prodotto splendidi oggetti d'oro usando tecniche metallurgiche che erano avanzate per l'epoca. Sfortunatamente, il sangue si è degradato al punto che non possiamo dire se il sangue provenisse dalla persona sepolta nella tomba. Gli storici sospettano che dipingere le ossa con il sangue potrebbe essere stata una rappresentazione simbolica della rinascita nell'aldilà, ma questa è solo una teoria. Una cosa che ogni essere umano sul pianeta ha in comune è che ha bisogno di usare la toilette. Questo non significa necessariamente che abbia accesso a una toilette, però. Non tutti hanno una toilette oggi, ma le cose sono migliori di quanto lo fossero 2700 anni fa. Allora, avere una toilette con sedile era un lusso di cui godevano solo i ricchi. Ecco una di queste lussuose toilette di 2700 anni fa, che è stata trovata durante lo scavo di un'antica villa a Gerusalemme all'inizio di ottobre 2021. Solo una manciata di bagni privati di questa età sono stati trovati a Gerusalemme prima d'ora. La toilette è fatta di calcare e viene fornita con un sedile accuratamente intagliato e un foro nel mezzo per, sai, ovvie ragioni. Aveva persino una fossa settica sotto di essa. 40 ciotole di ceramica sono state trovate disposte intorno alla toilette in una formazione circolare. È probabile che contenessero incenso o profumi, che sarebbero stati l'equivalente degli odori. Non è ancora stato possibile dimostrare a chi appartenesse la villa, ma è probabile che fosse di uno dei vari re del regno di Giuda. John Dee era un uomo molto strano. Fu un consigliere speciale della regina Elisabetta I d'Inghilterra durante il XVI secolo e servì anche come suo astronomo di corte. Nel suo tempo libero, però, gli piaceva dilettarsi con l'occulto. Nei suoi scritti ammette di usare cristalli e specchi per parlare con angeli e spiriti dei morti. Dee era al 100% convinto che i suoi metodi funzionassero ed era particolarmente impressionato dall'efficacia del suo cosiddetto specchio spirituale. Nell'ottobre 2021 abbiamo scoperto perché Dee era così affascinato dall'oggetto. Lo specchio di ossidiana non è stato fatto da Dee, né è di design inglese. Invece è una reliquia azteca presa dal Messico, come confermato da una nuova analisi geochimica del manufatto. Gli aztechi credevano che l'ossidiana fosse un materiale con proprietà soprannaturali. La usavano in medicina e anche nella composizione dei loro scudi da battaglia. Ancora più importante, essi, come Dee, credevano che i riflessi negli specchi potessero essere usati per comunicare con gli spiriti. La questione di come John Dee potesse sapere a cosa gli aztechi usassero questi specchi è una che probabilmente rimarrà sempre senza risposta. Ci sono voluti anni per svelare i segreti del Nocepto Vasco Votiva, ma nel giugno 2021 gli archeologi hanno finalmente risolto il caso. Questo insolito monumento sotterraneo è stato scoperto nella Valle del Po in Italia nel 2005. È stato identificato come un serbatoio d'acqua in legno o forse un bagno comune, ma questo è tutto ciò che gli archeologi dell'epoca sono riusciti a capire. Ci è voluta una recente scoperta nella datazione al radiocarbonio per rivelare più indizi, incluso il fatto che la struttura ha 3400 anni. Un ulteriore esame del terreno con tecniche di scansione non invasive ha anche rivelato la presenza di una struttura praticamente identica sepolta direttamente sotto il Nocepto Vasco Votiva. Non è l'unica cosa che è sepolta qui. Le scansioni e gli scavi successivi hanno portato alla luce un numero significativo di ceramiche e figurine, tutte sepolte di proposito. Sulla base di tutte queste cose, ora sembra altamente probabile che un tempo ci fosse un culto dell'acqua in questo sito e che il bagno o il serbatoio fosse al centro della loro attività rituale. Dato che si sono costruiti una nuova struttura proprio sopra quella vecchia, è possibile che siano arrivati qui anche prima di 3400 anni fa. Una piccola tavoletta di argilla contiene il più antico esempio conosciuto di geometria applicata al mondo? Gli archeologi che l'hanno riscoperta nell'aprile 2021 lo pensano certamente, e così anche il matematico a cui l'ha portata per la verifica. La tavoletta ha circa 3700 anni, ma negli ultimi 100 anni è stata in un museo di stoccaggio a Istanbul, in Turchia.
Si pensa che sia stata trovata in Iraq durante il XIX secolo, ma è stata considerata così poco importante che è stata tenuta in una parte del museo non accessibile al pubblico. Questa percezione è ora cambiata. Il dottor Daniel Mansfield della UNSW Sciences School of Mathematics and Statistics afferma che è l'unico esempio di quello che è noto come documento catastale dell'antica era babilonese. La tavoletta sarebbe stata usata dagli antichi geometri per definire e registrare i confini terrestri, e lo facevano usando la geometria applicata. Il calcolo registrato sulla tavoletta include una terna pitagorica, che crea un angolo retto perfetto. Questa notevole scoperta si fa beffe del nome. Le chiamiamo terne pitagoriche perché pensiamo che le abbia inventate lui. Ma questa tavoletta è stata fatta circa 1000 anni prima della nascita di Pitagora. Iscriviti al canale, attiva la campanella delle notifiche e goditi la visione dei nuovi video sul mio canale. Grazie per aver guardato e a presto!